Flavio Costa, chef del ristorante a Podere Carretta di Corneliano d'Alba, sicuramente uno degli chef di riferimento di questo territorio, una grande esperienza nella sua terra d'origine che è la Liguria, e oggi in Piemonte e si confronta con prodotti liguri e prodotti piemontesi, creando nuove sensazioni e nuovi piatti. Qua incominciamo a far vedere un po' quello che stiamo cercando di fare, quindi di entrare nel territorio del Rangeroero. Utilizziamo la tinca, la tinca gobba del pianato di Poirino, che è un presidio slow food. Queste precisamente arrivano da Ceresole. La abbiniamo a degli asparagi che anche in questo caso sono di Ceresole, asparagi verdi, e facciamo una salsa all'uovo affumicato. Quindi una sorta di olandese, pernese, in chiave moderna, nel senso non fatta come una volta, con dei tuorli di uovo affumicato. Benissimo. Quindi andiamo subito a mettere i tuorli d'uovo ad affumicare. Affumicare usiamo questo piccolo green egg che abbiamo. Allora, mettiamo tutto l'uovo, non solo il rosso, in maniera che non si asciughi, perché abbiamo notato che affumicando, anche se è una affumicatura a freddo, arriviamo massimo a 60-70 gradi di calore all'interno, ma si asciugano, per cui abbiamo deciso di mettere tutto l'uovo intero e poi andiamo solo a riprendere i tuorli. Allora, andiamo a metterne 5. Nel nostro green egg abbiamo messo della semplice paglia, del fieno, più che paglia. Andiamo a chiudiamo completamente tutti gli ingressi, lasciamo lì dietro di te. Grazie. E andiamo da sotto ad accendere la nostra paglia. Quindi vedete, fa un fumo abbastanza importante. Andiamo poi a chiudere tutto, lui arriverà sui 60-70 gradi, si stabilizzerà lì, ci vorranno, se il fumo mantiene una bella densità, 7-8 minuti, certo. Sennò poi diventa troppo invasivo. Troppo forte. Grazie. Troppo invasivo. Per la salsa andiamo a fare una riduzione di aceto con uno scalogno, e mezzo spicchietto d'aglio. Allora, ci spostiamo di qua, usiamo aceto bianco, voilà. Andiamo ad aggiungere un goccio di scalogno e un goccettino di aglio. Andiamo a ridurlo della metà più o meno. Dopodiché andiamo ad aggiungere ancora del liquido che è del fumetto di pesce. In questo caso abbiamo utilizzato fumetto di pesce. Normalmente noi utilizziamo per ogni tipo di pesce, che sia pesce o carne, utilizziamo sempre il suo fondo. Quindi anche delle tinche facciamo di tinca. Sì, di solito facciamo un fumetto chiaro, quindi a volte quando usiamo magari dei altri pesci, tipo abbiamo fatto per esempio delle trote, abbiamo fatto anche dei fondi bruni con delle lische. Ma se andiamo a fare delle salse più sostanziose, più importanti, più rosse, più tirate anche con nebbiolo, insomma si fa. Abbiamo ridotto e andiamo ad aggiungere il doppio del volume dell'aceto. Quindi andiamo poi ancora a ridurre della metà questo liquido, dopodiché andiamo a incorporare il rossi d'uovo. I rossi d'uovo naturalmente a contatto con un acido, che sia limone che sia aceto, non si cuociono, diventa una crema, e andremo poi a montarla con del burro chiarificato.
andiamo a prendere 4 asparagi, li andiamo a parare come lunghezza e andiamo a pulire mezzo gambo col pelapatate. Gli asparagi noi li facciamo cuocere fondamentalmente quasi sempre da zero, quindi non andiamo a sbollentarli. In questo caso utilizziamo Burro fresco? un goccino di burro, mettiamo un goccino di sale, fiocchi, maldo, e li andiamo. Ok, li facciamo rosolare piano piano, li facciamo prendere la rosolatura, poi ci abbassiamo un attimino. Facendo una cottura del genere si rischia a volte di caramellarli troppo esternamente, Sì, devono colorarli rimanere in eccesso. giusto. Invece sono belli se rimangono verdi. Rimangono verdi, naturalmente devono essere cotti giusti, a me piace molto croccante questo in Certo. questo caso, però chiaramente devono avere una loro textura. Allora, vedete che sono verdi ancora, col giusto colore, ma sono Morbidi. Morbidi ma croccanti. li andiamo a asciugare un attimino con C'è la placchetta qua da di ciao, carte. Sì. Una placchettina. Qua vedete che intanto qua continua a fumicare. a fumicare piano piano, ma dovremmo quasi esserci. Allora, mettiamo di qua, la riduzione la facciamo andare un pelino più veloce, così Si concentra. andiamo avanti. Dai, io per tornare ai prodotti, a me piace molto, è un territorio fantastico, un territorio ricchissimo. Certo. Io lo conoscevo veramente poco, ma in questi 4 anni siamo riusciti a conoscere veramente, non solo in queste zone, ma anche a Val di Gesso. Abbiamo per esempio un fornitore di trote fare salmerini a Valdieri, che è interessantissimo. Insomma, se ci si muove si trova veramente tante cose. E a me piace, mi è sempre piaciuto. In Liguria andavo per pescherecci, andavo per altre cose, qui chiaramente non ci sono, però mi piace ugualmente, per cui credo che sia fondamentale legare con i produttori locali. L'uovo affumicato Allora, qua hanno fatto la loro pellicina sopra, vedete? è un po' scura, sì, un po' nera. Ah, la inserisci direttamente, Andiamo a inserire direttamente nella riduzione. dentro la riduzione, e andiamo a cuocere 30 secondi, un minuto, giusto che si incomincino, che cuociano i tuorli. Adesso vediamo che vedete che daranno la sensazione di cremosità con Con la presenza dell'aceto. Sì, tu hai già anche le proteine, diciamo, della riduzione di pesce, no? Del Esatto. fondo di pesce, Quindi quindi abbiamo quelle proteine lì tutte e due le cose. ti possono aiutare oltre le proteine dell'uovo. E andiamo già a dare un po' di consistenza anche, perché comunque cuocendo, legandosi il Certo. tuorlo, dà questa cremosità, un po' come una fricassea, ecco. Ti dà un inizio di legante, quindi cominci a costruire che poi andiamo a finire col burro. un legante che manterrà poi il burro in sospensione. Vedi che già la consistenza, Sì, cremoso, come però non è un uovo strapazzato. sì, questo un uovo strapazzato, per solo il- tuorlo però. Solo tuorlo. Una roba da ricchi. Una roba da ricchi. Ok, allora andiamo ad aggiungere un goccino di sale che non abbiamo ancora messo e andiamo a legare con il burro chiarificato. A
questo punto la passiamo, perché adesso sì che bisogna passare in maniera che non ci siano grumi o pezzi di verdura interi. Qualcosina può rimanere, non tantissima roba. Questa è la salsa che va naturalmente servita tiepida, 50-60 gradi, 50-55 gradi, non di più. Ok, così. Anche questa la teniamo qua, andiamo a finire di cuocere l'ultimo pezzo che è la tinca. L'ultimo pezzo. La tinca ha la particolarità, soprattutto in queste pezzature, di avere la pelle coriacea, bella spessa, sì, non sì. è una cosa, per cui andiamo a cuocerla con un filo d'olio. La dividiamo in metà. Allora, se è troppo calda magari la togliamo un attimo dal fuoco. Ok. Regoliamo di sale? Sì, sale noi di solito metto un po' di sale maldo, comunque un filo di sale solo sopra, in maniera che poi si sciolga. Andiamo a regolare solo che non sia troppo basso il calore. Sì. Allora, andiamo a sistemare i nostri asparagi. Quindi questo è un piatto tutto roero. Questo è un piatto tutto roero. In questo momento tutto roero, sì. Erbe del roero, asparagi del roero, La tinca del roero. tenco del roero, e quindi a lei, vai. Beh, bisogna dare il giusto Valore. al territorio. Bellissimo il colore di questa salsa, eh? Sì, ma è una salsa a me piace molto interessante, molto. E voilà. Benissimo. E anche questo piatto è pronto.